Ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il mio canale, questo è il mio motore e questa è la mia X GT del 1988 che sto rimettendo a posto. Negli altri video abbiamo visto lo smontaggio del motore in modo abbastanza artigianale, senza l'utilizzo di un ponte o di chissà che attrezzature pazzesche, e la pulizia di questo motore che adesso è più che dignitoso, si può toccare senza essere sporcati. In questo video quello che andremo a fare sarà smontare il cambio per sostituire la frizione. È una cosa molto importante oltretutto che bisognerebbe fare ogni volta che si smonta la frizione, ma dopo vi faccio vedere, e la distribuzione anche, e anche lì faremo una cosa molto importante oltre che cambiare la distribuzione, che è una cosa che consiglio di fare sempre ogni volta che si fa questa operazione qua, così anche se fate fare il lavoro potreste comunque consigliarlo al vostro meccanico di farlo sulla vostra macchina perlomeno, in modo da eliminare alcuni tipi di problemi. Non indugiamo e partiamo subito con l'operazione di smontaggio. Eccoci qua, allora ci siamo muniti di qualche attrezzo, ne servono pochissimi, più o meno così in tutte le macchine a trazione anteriore. Quando il motore è per terra è veramente semplice. Pertanto molliamo via il motorino di avviamento. Se i bulloni sono duri e anche con lo svitol non vengono, la soluzione è punteruolo, martello e battere direttamente all'interno della vite per smuovere un pochino la situazione. Poi usiamo una bussola lunga e vediamo se riusciamo a fare un po' di leva. Niente, lasciamo agire ancora un po' lo svitol. E una è venuta, mamma mia. Poi vediamo qua sotto, ce n'è un'altra che hanno già massacrato. Qua partiamo direttamente a martellate. Mi viene da ridere. Anche dal lato di qua c'era un bullone che non voleva proprio sapere assolutamente di venire giù. E adesso vi faccio vedere come ho fatto per togliere con uno scalpello la vite, o perlomeno mollarla. E poi dopo con una normale cricchetto si riesce anche a togliere. Ma l'importante è sbloccarla. Allora praticamente si fa prima una tacca bella profonda e poi inclinando lo scalpello si riesce a far girare la vite. Infatti vedete com'è ridotta e è anche un po' ossidata. Comunque la cambierò, non rimarranno certo queste viti qua. Pim pum pam, qualche martellata e anche da questa parte questa dannata vite massacrata. Comunque l'ho finita di massacrare e poi nello stesso sistema di quell'altra sono riuscito a toglierla. L'operazione successiva è appoggiare il motore su un pallet in modo che sta abbastanza in equilibrio, ovviamente legato sempre alle catene, e poi scollegare finalmente il cambio. Ovviamente l'operazione comprende anche un po' di sbrodolamento ulteriore, infatti come vedete ho messo sotto dei cartoni per evitare qualsiasi tipo di segno del mio passaggio. Poi una volta scollegato il motore dal cambio finalmente si può proseguire. Ovviamente se mi vedete parlare un po' scordinato è perché mi sono dimenticato di accendere il microfono. Allora diamo ancora una piccola pulitina. Comunque questo qui è il cuscinetto reggispinta che va qua nell'albero. Quando si schiaccia il pedale della frizione in pratica si fa una forza lì in mezzo e questa cosa allontana i dischi e la frizione stacca. Vediamolo un po' meglio. Il cuscinetto devo dire che è ancora abbastanza buono, comunque lo sostituirò visto che nel kit è previsto anche quello. Chissà che cosa sto dicendo qua. Vabbè, proseguiamo. Fra un attimo. Allora, è passato ancora un po' di tempo, ho pulito benissimo il cambio adesso, così è veramente bello. E adesso penso a smontare la frizione vecchia. Allora, svito i vari buloncini da 10 che tengono la frizione attaccata al volano e poi distacco anche il volano dall'albero motore. Intanto, aspettando l'ultimo pezzettino che mi servirà prima di rimontare la frizione, che dopo vi dirò, giro il motore, cavo via tutte le plasticacce che coprono la distribuzione e tiro via la puleggia della cinghia dell'alternatore.
Adesso, visto considerato che stiamo aspettando l'O-ring che dovrebbe arrivare a momenti per l'albero motore dalla parte della frizione, che bisogna sempre cambiare quando si fa la frizione, e in caso al vostro meccanico quando farete la frizione diteli cambiatemi anche il paraolio. Stesso discorso, adesso qua sotto, qua dentro c'è anche un altro paraolio che cambieremo, visto e considerato che si fa la distribuzione e tanto vale fare anche quello. Ma tutto ciò ovviamente non prima di aver pulito in modo decoroso anche il motore qua dentro, da tanti anni e anni di utilizzo. Adesso che è tutto pulito, finalmente prenderò tutto il marciume e schifezza che è caduto qua dentro, lo verserò in questa tanica tagliata, con ancora più attenzione con un imbuto lo metterò all'interno di questa tanicona, che poi verrà portata appunto alla discarica, come avevo già detto, per cui tutto questo sparirà in modo ecologico. Ecco fatto. Bene, adesso il motore qua sopra e in questo sacchetto c'è un po' di roba. Abbiamo questo paraolio che lo metterò nuovo, questo è ancora bello, a parte che l'ho pulito ma comunque è ancora bello, ma comunque lo metterò nuovo visto che sono qui, non sto a lesinare, mettiamo nuovo questo qui. Poi abbiamo questo che invece è il paraolio che andrà sotto la puleggia qui che esce dall'albero motore per la distribuzione, che anche questo già che ci sono lo metto nuovo. Qui abbiamo invece i paraoli del differenziale, che anche questo già che ce l'ho smontato li metto nuovi, e qua dentro abbiamo invece il termostato dell'acqua del radiatore, eccolo qua col suo bel O-ring nuovo. Ok, non indugiamo e mettiamoci al lavoro. Allora, pensavo di aver acceso la telecamera e invece non ho acceso la telecamera. Comunque ho cambiato il paraolio qua dietro. Come ho fatto per tirarlo fuori? Ho messo due autofilettanti, una di qua e una di qua, e l'ho praticamente tirato fuori senza nessun tipo di problema. Poi ho preso quello nuovo e per batterlo dentro, in modo da non rovinarlo assolutamente, ho usato quello vecchio, mi sono appoggiato sopra e pian pianino l'ho fatto entrare, ovviamente prima mettendoci dell'olio motore in modo che era già lubrificato, ecco, così è andata. Poi ho messo sul volano e gli ho fatto vedere quanto è pulito davanti e dietro, ma non avevo acceso la telecamera, e l'ho fissato, dunque qua tutto a posto. Siamo arrivati al momento della frizione, che in realtà l'avevo già montata, ma per cui non vi faccio vedere semplicemente la parte interessante che era l'O-ring, quello non posso certo tirarlo giù. Allora ho ritirato giù la frizione, così vi faccio vedere la differenza tra il disco vecchio e il disco nuovo, che praticamente qua sono quasi scomparsi i segni che ci sono qua invece ancora perché è nuovo, no? E anche questo qui è lo spessore, la differenza, che non è tantissimo per avere 250.000 km, direi l'ho usata bene. Anche mia mamma nel periodo che l'ha usata devo dire che non ha mai fatto sfrizionate o roba del genere, perché mia mamma è veramente bravissima a guidare. Attualmente è ancora brava nonostante abbia 80 anni, però non guida più questa macchina e neanche la punto perché se la servo sterza non ce la fa più. Comprensibile. Allora adesso andiamo a montare questa frizione col nuovo spingidisco, questo qui. Quello vecchio ormai praticamente non aveva più neanche forza, per cui slittava anche se non era molto consumata la frizione. Allora, come si monta la frizione? Si mette questo qua, si prende il perno in plastica che ti danno in dotazione, poi questo qua la Valeo li fa abbastanza precisi, devo dire. Si prende il tutto e questo qua si centra in quel buco qui, così, e poi si monta e si fissa tutto quanto insieme. Guarda come monta bene, giusto. Adesso mettiamo una vite per ogni coppia che c'è qui, in modo che non ci scappa proprio. Adesso mettiamo anche le altre.
Questo qua si cerca di tenerlo grosso modo leggermente al centro, perché questo è importante. Se questo non è centrato bene, poi quando è ora di mettere il cambio potrebbe volare qualche parolaccia. E fissiamo un pochettino. Ok, è fisso. Guarda, lasciamolo dentro, le scaramanzia. Vedete quando fisso cosa succede alle alette? Che si piegano, e quello è praticamente il precarico della frizione. E voilà, l'ho rifatto solo per voi. Bene, adesso una piccola pulitina qua, proprio per evitare che ci siano degli odori. Magari è la prima volta che si scalda un po' la frizione, se c'è dell'unto ovviamente sentirete odore di bruciato, magari vi allarmate per niente, ma è semplicemente magari un po' di unto che avete lasciato. L'importante è non toccare il disco con le mani unte, prenderlo sempre ai lati o dal centro. Ok, adesso una fissatina a mano intanto, e un po' più forte, e poi dinamometrica. Molto bene. Intanto cambiamo il termostato, visto che è comodo ancora messo così, illuminato bene dalla luce, e dopo lato distribuzione. Dunque adesso vediamo come è fatto un termostato e come funziona. Qua il termostato, perché adesso apriamo qua. Pensate, è chiuso con la pasta, ma che schifo. Guarda che roba. Bene. Molto bene. Come faremo a toglierlo senza fare disastri? Oh. Ok, questo è il termostato vecchio e questo è il termostato nuovo. Eccolo qua. A che cosa serve il termostato? Il termostato serve per deviare l'acqua quando il motore è appena acceso, praticamente in questo tubo invece che nel radiatore. Perché questa cosa qui? Perché qui, nel momento in cui viene scaldata l'acqua che viene fatta girare dalla pompa, praticamente l'acqua scalda subito il collettore di aspirazione per far lavorare nel modo più corretto possibile il motore quando c'è freddo, ma anche sempre, e per far scaldare subito l'acqua all'interno della macchina dove c'è il radiatore di riscaldamento. Quel giro lì che fa l'acqua praticamente viene scaldato prima, perché se l'acqua non passa per il radiatore non si raffredda, per cui arriva prima in temperatura e hai prima il riscaldamento in macchina. Per cui serve questo qui, e questo qui si apre e si chiude a seconda della temperatura dell'acqua. Dovrebbe esserci scritto, questo apre a 89 gradi e questo qui chissà, sarà impossibile trovare la scritta, impossibile. Bene, comunque adesso mettiamo questo o-ring che c'ha un taglio in mezzo perché funziona così, praticamente va sia da un lato che dall'altro, e poi venendo tutto schiacciato insieme sigilla tutto di qua che dall'altra parte. Ok, questo va qua e poi si mette questo qui. Aspetta che do una pulitina anche a queste viti. Quando si fissa queste cose ovviamente non fissiamo tutto a bomba da una parte e poi dall'altra, ma arriviamoci un po' alla volta in modo che la guarnizione si schiaccia in modo uniforme. Questa e questa. Bene, termostato fatto. Adesso lo metto della distribuzione, per cui giro il motore. Molto bene. Adesso per mollare tutto quanto bisognerà mettere in fase giusta o corretto il motore per poter sostituire la cinghia. E pompa dell'acqua nuova. Eccola qua. Molto bene. Allora, torniamo un attimo da questa. Per mettere in fase il motore bisogna mettere il segno 0 qua, praticamente nel segno che c'è sul volano, che adesso lo cerchiamo insieme. Eccolo qua, praticamente qua c'è il segnetto e va in concomitanza di questo 0. Adesso torniamo dall'altra. Adesso a questo punto io devo togliere questo, però qui abbiamo un segno, no? Ok, andiamo a controllare di là che non si è mosso qualcosa.
qui va allo 0. Adesso per sicurezza, visto che non c'è nessun segno, faccio io un segno in modo da essere sicuro che non si muova nulla. Per cui facciamo un segno su questo dente, ok. Adesso ho fatto un piccolo segno in concomitanza al centro del dente, non si sa mai. Questa via. Qua c'è un dentino che andrà messo qua, qui non ci si può sbagliare. Vediamo. E nel kit nuovo abbiamo anche giustamente la cinghia e il cuscinetto tendicinghia. Adesso questo lo togliamo, questo andiamo subito a metterlo qua, così. Non era messa male questa cinghia, assolutamente, era messa bene, ma aveva tanti anni, per cui non mi fido tanto, allora ho deciso di cambiarla, che quando l'ho parcheggiata poco prima avevo fatto tutti questi lavori, ma ormai 13 anni fa, anche perché se ho fatto solo 2000 km da quando l'ho fatta, comunque devo metterla nuova. 2000 km ma 13 anni. Questa è anche una pulitina, dopo gliela do, questo. Ok, è quello giusto, va bene. Allora tiriamo via quello vecchio con lo stesso sistema che abbiamo usato dall'altra parte. Tutto, vediamo se ci stiamo. Sì, ma prima voglio pulire un po' di porcheria che è rimasta qua. Uno, perché va bene pulire, insomma. Due, perché non vorrei mai che mi salta dentro qualcosa, non vorrei mai. Tiriamola fuori. Porco cane che duro, ogni volta è un patema. Ok. E qua c'è la catena che va alla pompa dell'olio. Bene, tolto. Prendiamoci un po' le manozze di olio, diamo una bella lubrificata qua, ma soprattutto qua all'esterno. Questo qui non ha neanche la battuta, per cui devo metterlo dentro giusto e non troppo dentro, ma guarda che ci va a mano. Allora adesso ennesima pulita con la spazzola di ferro a questo qui. Allora questo intanto lo appoggiamo qua, ci puntiamo solo la vite a mano. Adesso togliamo questa che è la pompa dell'acqua, che era ancora buona, ma noi la vogliamo nuova. Solita sporcatina di olio, più appena sopra e sotto l'o-ring, così quando si schiaccia magari scivola e non si rompe. È il momento della cinghietta nuova. Ce l'ho a prendere giusto i miei denti. Questo così. Questo così. Allora. Ok, mi sembra abbastanza uguale a prima. Andiamo a controllare dietro. Ok. Bene, adesso faccio 2 giri di albero motore, un giro completo all'albero a capo e vediamo se torna. Forse da tirare ancora un po' la cinghia, vediamo dietro. Ok, corrisponde perfettamente, questa è la posizione giusta. Devo vedere un po' sta tensione, mi sembra un pochino lasca. Bene, la tiro ancora un po' e poi dovremmo aver finito. A fra poco. Ok, adesso è arrivato il fatidico momento di montare il cambio. Dunque, se ci saranno dei beep è perché tireremo qualche parolazza. In teoria è tutto giusto. Ah, aspetta, però serve anche il cuscinetto. Adesso mettiamo il cuscinetto nuovo, anche se abbiamo visto che quello di prima era perfetto senza nessun tipo di gioco, ma c'è nuovo, lo mettiamo nuovo. Questo non serve, è già tutto sigillato. Qui abbiamo il centra storie che andrà qua sotto. Pronti?
Bisogna girare un po' il motore, che si centra il allora, video. tu fai. Ok, andato? Allora, lì c'è quello corto, giusto? Sì. Guarda, questo qua secondo me è lungo come l'originale. Guarda. Ok, ci siamo. Con gli spessori, ok. È stato più facile del previsto. Esce uguale all'originale. Uscivano leggermente. Questo di qua va a tenere questa flangia con i vari cablaggi. Un po' meno. E adesso per lo spagliamento gli darò un'ingrassatina un attimino al ternino. Questo va lì così. 6. Questo sì. Questo è così. Deve esserci, aspetta. L'incastro. Sono tutti pari, perché bisogna tirarli. Adesso qua dietro c'è quello un po' maledetto, quello che ho dovuto battere come un pazzo. Mi dai quella un pochino più corta? Questa qui è una posizione un po' sfigatella, per cui potrebbe essere che va bene usare una delle sue. Quella corta dov'è? Lì? Vediamo se ce n'è una ancora buona di quelle originali. Arrivo. Le fisse? Ok. Bene. Direi che a posto? A posto. Viti e motorino dove c'è? Molto motorino sono... Ah sì, però volevo... Vabbè che adesso funzionava già. Mettergli qua un po' di olio. Dammi il barattolo dell'olio. Ah, guarda una zanzarina. Ti sta seguendo. Abbiamo riempito per bene il motorino d'avviamento anche di olio. Questo va così. Una va dal davanti e 2 vanno da dietro. Questa. Ok, adesso facciamo un po' di controlli e poi la prossima operazione sarà un'altra. Maledizione, qua di nuovo mi sa che mi sono dimenticato di accendere il microfono o si era scaricata la batteria. Comunque, che cosa stiamo facendo? Adesso stiamo tirando il bullone centrale dove c'è la puleggia della distribuzione ai chili, quelli giusti, quelli dichiarati. Solo che è un po' complesso perché c'è sia il tiraggio a chili o newtonmetri, mettetelo un po' come volete, e in più dei gradi. In questo caso erano 30 gradi, per cui prima si arriva al carico giusto della chiave dinamometrica regolata finché scatta e dopo da lì si aggiungono i 30 gradi che abbiamo fatto in modo un pochino approssimativo, ma 30 gradi sono 30 gradi, non è chissà cosa difficile da calcolare, per serrare in modo corretto questa puleggia che è abbastanza importante, direi. Ecco i 30 gradi. Finita questa operazione il motore direi che è concluso. Adesso ovviamente mi sto inventando quello che sto dicendo. Adesso non mi rimarrà che montarlo nella macchina, ma questo qui lo rimanderemo a un altro video e poi vedere se si accende. Un lavoro fatto così più o meno in casa. Se questo video è stato abbastanza interessante mettete un bel like. Poi, se in caso se non volete perdervi il continuo di questo lavoro, mi raccomando, e poi volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me, il motore della X, la X e Sandro, che è qui nascosto. Ah no, eccolo qui, Sandro. È tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!